Importantissime novità dell'aggiornamento 20.1 di DaVinci Resolve. Bentornati ragazzi nel canale Vero Eroe Academy, io sono Alex. Nel video di oggi vedremo le importantissime novità, le introduzioni che sono state fatte nell'ultimo aggiornamento di questo meraviglioso programma. Condividiamo subito il nostro desktop, abbiamo il nostro programma DaVinci Resolve, miglior video editor gratuito 2025. Ragazzi, chiaramente in questo video vi farò vedere gli aggiornamenti, ma se non vi sono chiare le basi di questo programma, ho fatto, sapete, un corso di più di 3 ore e mezza, lo trovate all'interno del canale, anzi vi lascio il link qui in alto a destra se ve lo siete perso, con il quale voi potrete direttamente da zero ad essere dei buoni utilizzatori di questo programma. Allora, le novità introdotte da questa versione. Come sapete è uscito da non molto la versione numero 20 e quindi adesso siamo già a un aggiornamento 20.1 con delle introduzioni molto importanti, quindi questo vi fa capire quanto siano attivi gli sviluppatori di DaVinci Resolve e quindi sono molto attivi anche nell'ascoltare i feedback, quindi nel valutare quelli che sono i riscontri delle varie comunità di utilizzatori e quindi di conseguenza andare a migliorare o correggere gli errori che ci possono essere nella versione corrente. Quindi molto bene. Andiamo a vedere le importantissime novità di questa versione 20.1 che chiaramente potete sempre scaricare dal link in descrizione. Allora, io intanto nella mia biblioteca ho già scaricato un video che avete già visto altre volte da Pixabay di questo mare e un'immagine, vedete un'immagine che ho utilizzato in uno dei miei video quando ho parlato dei keyframe in DaVinci Resolve. Perché questo? Perché ci servirà per vedere alcune funzionalità. Allora vado a prendere la mia clip e la vado a mettere direttamente nella timeline. Chiaramente siamo nella pagina di edit. Chiudo la mia biblioteca, vedete che qui si è creata la mia timeline, chiudo la mia biblioteca perché al momento non mi serve più e dovrò andare a vedere invece questa prima novità, una novità molto importante riguardante il miglioramento dei keyframe. Ora vado intanto a spingere, a scrivere un più 500, lo vedete qua in alto, vuol dire che io voglio andare al secondo numero 5, clicco su invio e infatti vedete la testina mi è andata direttamente al secondo numero 5 e qui faccio un CTRL B per andare a tagliare la mia clip e vado a togliere questa mia parte finale della clip e faccio uno zoom adattivo. Chiaramente ragazzi vado un pelo veloce perché vi ho già detto, do per scontate le basi di questo programma. Allora ho una clip quindi lunga 5 secondi, la vediamo da qua, così possiamo agire meglio. Allora il miglioramento dei keyframe. Andiamo a vedere qual è questo miglioramento. Dobbiamo andare chiaramente a inserire dei keyframe, quindi andremo a dare un'animazione molto basilare, quindi apriamo il nostro Esplora, andiamo qui, andiamo a dargli il primo keyframe, quindi in questo punto ovviamente lui sarà qua, poi gli diremo ok, in questo punto qui tu mi dovrai essere, vedete che in automatico mi appare il nuovo keyframe, mi dovrai essere qua. Quindi io che cosa ho fatto? Ho fatto praticamente, vedete, uno zoom di questo tipo, ok? Quindi molto semplice. Chiudo il mio Esplora e abbiamo visto già nella versione numero 20 l'introduzione sia di questa finestra qui dei fotogrammi chiave, vedete dove ci sono ovviamente nei parametri ci sono visualizzati i miei keyframe e abbiamo visto anche la parte di questa, vedete, delle curve, ok? Della curva di velocità della nostra animazione. E noi per andare a modificare questa curva di velocità dovevamo per forza necessariamente andare, vedete, aprire questa finestra qui in alto nel menu. In realtà, come sapete, c'è anche la sezione keyframe qua in basso che se io vado ad aprire, adesso la tiro un po' più su in maniera tale che si veda meglio, in realtà vedete che prima noi avevamo solamente la sezione parametri qui sotto la nostra timeline nella sezione keyframe. In realtà adesso in maniera molto più veloce noi possiamo andare anche qui, vedete, ad aprire la keyframe curves, quindi la curva dei keyframe, lo facciamo direttamente da qui e questa è veramente una cosa molto importante perché in realtà prima non c'era e quindi è veramente stata introdotta ed è veramente molto comoda perché se adesso io vado qui e vado a prendere i miei due keyframe, vedete, e vado a cliccare il tasto destro, posso andare a dargli le curve direttamente di velocità e posso andare chiaramente a modificarle a mio piacimento, quindi vado a prendere le mie maniglie e vado ad esempio a dare un'animazione di questo genere direttamente qui sulla timeline, quindi questo cosa avrà creato? Se andiamo a fare un nostro play, vedete, avrà creato l'animazione molto più fluida perché inizierà piano, andrà più veloce e terminerà piano. Quindi veramente molto importante la introduzione del keyframe curves. Tra l'altro, altro miglioramento nella sezione keyframe è quella di, adesso qui torno su parametri, è quella di essere comunque visualizzabili anche se la clip viene tagliata.
Vedete che qua i keyframe intanto sono stati modificati, non sono più dei tondi ma sono stati modificati, quindi si vede, vedete si vede, non sono più dei tondi, vuol dire che è stata modificata la curva, ok, della linearità della loro velocità. E se io vado, vedete qui, a fare un trim, cioè vado a tagliare, vedete cosa succede? Succede che io praticamente, qui adesso diminuisco un po', ecco, vedete io vedo comunque i keyframe, prima non li vedevo, quindi prima dovevo andare ad agire nella mia finestra qui in alto dei fotogrammi chiave, andare a gestirli. In realtà adesso, avendoli direttamente qua, io posso comunque andarli a prendere, vedete, anche se sono esterni alla mia clip, e li porto all'interno, in maniera tale che io possa andare chiaramente ad agire nella mia animazione in questa mia clip tagliata, vedete? E quindi vado ad agire direttamente qua. Quindi miglioramento sia per quanto riguarda l'introduzione della curva dei keyframe direttamente sotto la timeline e visualizzazione dei keyframe anche esterni alla clip se la clip viene tagliata. Molto bene, seconda novità, tasto ricerca direttamente nella pagina di edit. Cosa vuol dire? Veramente introduzione molto comoda. Vi ricordate che quando abbiamo visto la pagina di Fusion, trovate ovviamente questa sezione anche all'interno del video che io ho ovviamente fatto, il mio corso completo, sapete bene che qui con Shift e barra spaziatrice noi andavamo a scegliere i vari nodi, ad esempio transform, quindi in maniera molto veloce noi andavamo ad esempio ad aggiungere i nodi al nostro progetto, ok? Adesso, cosa che in realtà non era possibile nella pagina di edit, quindi nella nostra pagina di edit noi cosa dovevamo andare a fare? Per aggiungere un effetto dovevamo cliccare qua e dovevamo andare, ad esempio se andiamo a transizioni video, vedete, anzi clicchiamo su effetti e ad esempio noi vogliamo andare a scegliere un effetto, dovevamo andarlo a cercare o qui col tasto di ricerca o andarlo veramente a sfogliare e andarlo a prendere, ok? Andare a selezionare ad esempio video call, ok? Il video call è questo effetto che vi fa vedere qua di videochiamata, no? Cioè di schermo di clip ridotta ad un display di videochiamata, e quindi noi dobbiamo andarlo a prendere e a metterlo direttamente qua. Quindi in realtà noi cosa possiamo fare adesso? Direttamente selezionando la clip e come nella pagina di Fusion cliccando su Shift barra spaziatrice, boom, vedete avete il tasto di ricerca diretto dei nostri effetti e quindi vado a scrivere video e lui mi troverà video call. Vado a cliccare, boom, e lui vedete in automatico mi ha inserito all'interno della mia clip il mio effetto video call, quindi veramente in maniera molto rapida se conosco già l'effetto da andare a inserire. È chiaro che sempre poi io nella pagina di Inspector, andando nella sezione effetti, mi ritroverò la video call, vedete io posso andare chiaramente a modificare, faccio uno zoom, faccio uno spostamento y, quindi posso andare ovviamente a modificare, fare tutte le modifiche del caso. Quindi veramente tasto di ricerca simile a quello di Fusion direttamente nella pagina di edit, adesso qui chiudo, e la cosa molto bella è che se voi avete dei preferiti che utilizzate principalmente andando sempre con Shift e barra spaziatrice, lui ve la vedete vi farà una history, quindi vi farà, io vedete questi sono alcuni che ho già cercato, vi farà vedere, vi rimanterrà qui nella storia, nella history, quindi tutti gli ultimi, tutti quelli più recenti ve li ritroverete direttamente qua come suggerimento per la ricerca, quindi veramente molto veloce, permette questo di velocizzare tutto il vostro editing. Altra novità molto interessante sono le guide con snapping. Cosa sono le guide? Se voi avete studiato programmi di photo editing e se avete seguito il mio canale sapete bene che noi trattiamo i GIMP e Inkscape in particolar modo in maniera avanzata. Sapete che come qualsiasi buon programma di photo editing, quindi di manipolazione foto, le griglie sono importantissime, quindi vedete qua che ci sono i righelli. Se non avete i righelli potete andare qui su visualizza e fare un rulers e andare su on off, vedete che con on off io vado ovviamente a visualizzarli o a nasconderli e qui posso scegliere se visualizzarli in pixel o in percentuale, adesso lascio pixel, vedete, io posso andare qui, prendere, cliccare dal mio righello, andare giù, vedete, a prendere una mia riga, una mia guida, una mia linea guida, ok? E vedete la posizione, se io mi avvicino al centro lui vedete che si abbassa come valore e se arrivo allo 0, vedete lo 0 vuol dire perfettamente al centro, in questo caso al centro verticale. Posso fare la stessa cosa, vedete, prendendo, quindi tenendo spinto qui dal righello, portando verso il centro, vedete che il valore si abbassa e quando sarà qui allo 0 mi farà uno snapping, cioè boom, mi andrà, vedete, alla calamita sullo 0, quindi questo punto qui a centrale sarà il punto 0,0.
Questo perché mi serve? Perché io chiaramente posso avere un punto di riferimento importante. Ad esempio prendo una mia, la metto qua, vedete, prendo una mia guida, la metto qui e io ad esempio posso andare ad avere un punto di riferimento molto importante, ad esempio per degli oggetti o delle clip che io posso andare a inserire. Quindi ad esempio porto un attimo su qui in alto in maniera tale che si veda meglio, vado qui sulla mia clip, utilizzo come abbiamo visto il tasto Shift e barra spaziatrice e scrivo testo, vedete qui c'era già nella mia history e clicco testo, lui mi applicherà, vedete, un testo, mi applicherà sopra un testo, adesso io chiaramente lascerò come titolo basic title, lo vado a prendere, adesso qui prendo il mio testo, vedete, e lo vado a mettere ad esempio qua e vedete che lui mi fa lo snapping, vedete che quando io arrivo qui, vedete, lui praticamente mi dice ok, tu sei al centro, vedete, tu sei al centro della mia riga e vedete che lei diventa viola, ok? E lo lascio qui. E se io volessi quindi inserire ad esempio un altro testo, quindi sempre qui Shift e barra spaziatrice e scrivo di nuovo testo, vedete mi appare un'altra clip, in questo caso magari vado a cambiare in maniera tale che sia più visibile la differenza, quando è basic title 2, ok, lo vado a prendere anche in questo caso con la mia clip selezionata, lo vado a mettere qua e vedete che se io vado qui e faccio lo snapping, vedete che diventa viola, io ho le mie due clip esattamente, i miei clip 2 di testo esattamente allineate alla perfezione, alla stessa altezza. È chiaro che se io vado a prendere il mio testo, vedete, e lo vado a mettere qui, anche in questo caso lui, vedete, farà lo snapping, io posso anche togliere lo snapping facendo come? Cliccando su Alt, perché a volte magari non voglio, vedete che lui mi vada a calamitarsi alla mia linea guida, quindi cliccando su Alt io posso spostarlo e eluderò quella che è la calamita verso la mia linea guida, ok? Adesso qui lo metto di nuovo perfettamente al centro, vedete, se è così vuol dire, vedete, viola e viola, quindi le mie due linee guida centrali viola, vuol dire che il mio titolo è perfettamente al centro del video, quindi capite bene in maniera molto molto rapida come noi possiamo andare ad avere dei riferimenti molto importanti. Se io clicco qui sul tasto destro del mio righello, posso andare chiaramente a selezionare, andare a aggiungere delle guide e posso andare ad aggiungere delle guide, vedete, partendo dallo 0 che è il centro, ad esempio faccio un 55 orizzontale o verticale, faccio add, vedete, e lui me l'ha aggiunta direttamente qua. Posso andare a cambiare il colore, giallo, blu, verde, quindi posso andare ad esempio a renderle tutte blu. In questo caso probabilmente su questo video chiaro sarebbe stato meglio mettere un colore scuro. E qui direttamente col tasto destro sulle guide posso andare a sia editare la mia guida, quindi andare a spostarla, mettere orizzontale o verticale, vedete, sia andare a rimuovere direttamente le mie guide col tasto destro Remove Guide. Quindi veramente abbiamo la possibilità di avere dei punti di riferimento molto molto importanti in maniera molto rapida, stile programmi di video editing. Molto bene, prossima novità molto molto importante secondo me è quella della image update, cioè dell'auto-aggiornamento delle immagini. Cosa vuol dire? Questo è, per chi ovviamente ha dei progetti avanzati, è una funzionalità molto importante perché vi permette di velocizzare quello che è la logistica del vostro progetto, ovvero, come sapete, vi ho detto che io ho preso una mia immagine e in questo caso ci servirà. La mia immagine, vedete questo keyframe che ho utilizzato per una miniatura quando ho parlato dei keyframe in DaVinci Resolve. Vado a diminuire la mia lunghezza della mia foto, ok? E la vado a mettere ad esempio qua. Perché? Perché io voglio ad esempio che qui ci sia, vedete, questo keyframe, questa immagine, chiaramente è solo di esempio, non guardate l'effetto, però io voglio che questa immagine sia sopra ovviamente al mio video, ok? Quindi in questo caso io quando sarò qui vedrò la mia immagine. Magari gli diamo così un po' di, giusto per fargli perché sia un po' più carina alla vista, vado a fare una dissolvenza in entrata e in uscita, ok? Molto bene. Che cosa significa cosa significa image update? Significa che se io vado per qualsiasi motivo a modificare con un altro programma la mia immagine, il mio progetto ovviamente che ha linkato qui come collegamento ovviamente la mia immagine, in automatico prenderà le modifiche, ok? In tempo reale prenderà le modifiche che io ho applicato alla mia immagine con un altro programma. Prima ovviamente non era così perché io se avessi fatto delle modifiche avrei dovuto cancellare questa clip, andare a ricercarla nel mio Explore Resource e andarlo a riprendere in maniera tale che fosse aggiornata. In questo caso no, il link aggiorna automaticamente gli aggiornamenti o i cambiamenti che io faccio al file. Andiamo a vedere, ad esempio ho aperto
in GIMP, vedete questa stessa mia identica, la stessa identica immagine, voglio andare ad esempio a fare una cosa di questo genere, vado a, adesso così a caso, vado a mettere queste due, vedete queste due, vado a evidenziare con questo verde sopra e sotto, ok? E vado ovviamente a salvare, vado a esportare, no? Sapete bene che in GIMP ovviamente per salvare si esporta e lo esporta ovviamente con lo stesso identico nome, quindi vedete sostituisci, quindi io sto andando, vedete, a fare una modifica alla mia immagine, clicco su esporta e vado a salvarla ovviamente con lo stesso nome e ovviamente nella stessa directory, okay? Nella stessa cartella. Quindi se torno direttamente a DaVinci Resolve, io vado a cliccare, vedete direttamente il link mi ha aggiornato in tempo reale il cambiamento che io ho fatto alla mia immagine e quindi adesso anche sulla timeline, vedete, io ho la modifica già pronta senza aver avuto bisogno di andare a reimportare nella mia biblioteca la mia immagine. Altra novità, il mouse pointer, cioè la testina sul cursore. Cosa vuol dire? Vuol dire che anche in questo caso è un miglioramento che è stato suggerito da molti utilizzatori avanzati. Ovviamente sono delle finezze, ragazzi, che vanno soprattutto ad aumentare quando voi acquistate un po' di sensibilità e siete bravi, siete pratici in DaVinci Resolve, quindi agite velocemente anche con la tastiera. Sono tutti features che vi permettono di essere più skillati e di aumentare la velocità nel vostro editing e anche la precisione. Quindi in questo caso cosa vuol dire testina sul cursore? Vuol dire che se io ho il cursore qua e voglio che la mia testina mi sia direttamente qui sul cursore, clicco C, vedete C, 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 quindi io vado direttamente in un secondo, vedete, direttamente a dove è il mio cursore. E voi mi direte sì, ma io posso cliccare qui, sì, è vero, però quando voi avete dei progetti importanti vi assicuro che questo vi fa risparmiare tempo e soprattutto la cosa bella è che se voi cliccate su C, quindi avete questa scorciatoia da tastiera, vedete cosa fa? Lui, vedete, segue esattamente il movimento del vostro mouse, quindi la testina segue il movimento e quindi in un secondo voi vi ritrovate esattamente, potete anche scorrere, vedete, velocemente per andare a visualizzare in tempo reale parti determinate della vostra timeline. Voi chiaramente, ragazzi, potete andare a cambiare questa shortcut a tastiera, in questo caso di default è C, ma voi sapete bene che tutte le shortcut a tastiera potete andare qui su DaVinci Resolve, personalizza tastiera e andare qui, vedete, col vostro tasto ricerca, vedete, mostra tutti, cerca, scrivete ad esempio in questo caso mouse pointer, che in questo caso è appunto la testina sul mouse, quindi raggiungi e vedete mouse pointer C e voi potete andare ovviamente a cambiare e dargli ovviamente un altro tasto, cosa che in questo frangente ovviamente non facciamo, ma avete sempre la possibilità di personalizzare tutte le vostre shortcut da tastiera. Allora, altra novità importante, ragazzi, che è stata introdotta è stata quella di poter andare a cambiare la risoluzione della timeline direttamente nella pagina di Color. Sapete bene che nella vostra timeline, quindi voi andate qui in biblioteca, andate qui ad esempio cliccate su lista, ok? Vedete, questa è la nostra timeline che stiamo in questo caso lavorando, quindi questa qui. Voi scorrete verso destra, ovviamente avete tutti i parametri, vedete, la vostra timeline sarà in questo caso di 1920x1080, ok? Con 2 canali audio, quindi abbiamo una Full HD di timeline molto molto bene. Qui torniamo alla nostra visualizzazione con le miniature. E vi ricordo che se io faccio tasto destro sulla mia timeline, impostazione della timeline, chiaramente qui ho, vedete, la mia, abbiamo già visto questa schermata, posso andare, ovviamente qui ho la conferma che è un 1920x1080 e posso andare ovviamente a cambiare, fare tutte le modifiche alla mia timeline per quanto riguarda la risoluzione. Clicco su annulla, adesso direttamente nella mia pagina di Color, quindi clicco qua, sapete bene che la pagina di Color è uno dei cavalli di battaglia di DaVinci Resolve, che è forse il programma che gestisce meglio la color grading, la color correction per quanto riguarda i video. Quindi è una pagina molto molto importante e gli sviluppatori ci hanno permesso, vedete qua direttamente in questa barra del menu qui in alto a destra, direttamente di andare a cambiare la nostra risoluzione della timeline direttamente qui nella pagina di Color. Posso andare, ovviamente, vedete, io ho il Full HD che è flaggata, posso mettere Ultra HD o fare addirittura delle impostazioni timeline personalizzate, quindi direttamente si apre l'impostazione della timeline che è la stessa, vedete, schermata che abbiamo visto direttamente nella pagina di edit precedente. Quindi direttamente da qui noi abbiamo un tasto per andare a farlo in maniera diretta senza passare all'interno delle varie pagine del flusso di lavoro di DaVinci Resolve. Bene, siamo tornati alla nostra pagina di edit, vedete, perché dobbiamo parlare di un'altra importante novità che è stata introdotta nella versione 20.1 di DaVinci Resolve, che è quello delle subclip. Che cos'è una subclip? Come dice il nome, è una sottoclip, ok, di una clip più grande.
quindi una porzione diciamo più corta di una clip video, ovviamente più lunga, che si crea per diciamo isolare una sezione specifica del filmato, ok? Quindi gestirla come se fosse una clip a sé stante fondamentalmente, e la vediamo direttamente all'interno del nostro media pool. Come si crea questa sottoclip, questa subclip della timeline? Vedete qui nella mia timeline, clicco su I, vedete che lui mi crea questa selezione, vado ad esempio qui perché mi interessa questa parte, e qui clicco su O. Vedete che ho questa parte selezionata della mia timeline, ok? Quindi da qui a qui. Faccio un tasto destro direttamente qua sulla selezione e vedete Create Subclip. Io vado a cliccare, anzi faccio prima, voglio aprire la biblioteca così lo vediamo direttamente, faccio qui tasto destro Create Subclip, vedete Alt più B come scorciatoio da tastiera, che sempre potete cambiare come abbiamo visto. Se io vado a cliccare, vedete che qui mi ha creato nella mia timeline questa sottoclip, vedete? Questa è una parte, una sezione della mia clip. Perché questo è importante avere questo tipo di sottoclip? Perché sono molto utili ovviamente per organizzare il materiale, specialmente quando si lavora con progetti molto lunghi, ok? Ad esempio pensate a delle interviste, dei documentari, delle registrazioni di eventi, questo vi permette ovviamente di creare delle sottoclip con ad esempio le parti migliori che voi potete poi gestire separatamente, ok? Questo quindi cosa vi permette di fare? È una sottoclip solamente di questa parte qua. Quindi voi potete ad esempio intanto andare ad esempio a modificare questa parte, se volete fare delle modifiche, ad esempio andare ad aggiungere effetti, andare ad aggiungere testi eccetera, e non vi piace, voi cosa potete fare? Potete andare ovviamente a tagliare questa parte, quindi fate un taglio qui e un taglio qua ad esempio, togliete questa parte, andate a prendere la clip e la andate a rimettere direttamente qua. Oppure quindi avete di nuovo la parte originale direttamente intonsa, oppure potete andare qui, vedete, ve la ritrovate direttamente, la prendete, ve la ritrovate direttamente qua. Chiaramente sarà, vedete, che è esattamente lo stesso identico, la stessa identica porzione. Chiaramente potete andare, vedete, lui ve la mette come subclip, vedete, come clip unica, ma voi potete andare a scomporre, ovviamente se composta da più clip, fare tasto destro sulla clip, fare scompone in posizione, usa solo le clip, quindi vedete che boom, lui vi ha scomposto di nuovo la subclip nelle varie parti che compongono la subclip stessa, quindi veramente una parte diciamo che voi andate a salvare, che potete riproporre all'interno della vostra clip su parti che andate a modificare se non vi sono piaciute, o se volete andare a riproporre la stessa identica porzione di timeline più volte all'interno della timeline stessa. Quindi veramente sono tutte skills che vi permettono di velocizzare tantissimo tutto il vostro flusso di lavoro. Molto bene, queste sono le principali novità della versione free. Sapete che nel mio canale si parla principalmente di versioni free dei programmi, quindi open source o comunque gratuite, e in gran parte DaVinci Resolve lo è. Sono state introdotte anche per la versione Pro, quindi a pagamento, e ovviamente se vi interessa fare del video editing veramente professionale, chiaramente prendete in considerazione l'idea di prendere la versione Pro di DaVinci Resolve. Vi dirò che ci sono due novità molto importanti anche per la versione Pro, che sono quella dello Smart Reframe migliorato. Che cos'è lo Smart Reframe? È ovviamente una funzionalità che permette all'intelligenza artificiale fondamentalmente di analizzare una clip e di reinquadrarla automaticamente. Cioè, cosa significa? Fate finta che qui entri una barca, chiaramente, e scorra. Ovviamente lo Smart Reframe, ad esempio, vi permette di mappare il movimento di questa barca e di mantenerla, ad esempio, sempre al centro dell'inquadratura. Ok, quindi veramente molto importante. È stata migliorata la capacità di tracciare il movimento di questo soggetto che voi andate a stabilire, crea automaticamente quindi dei keyframe di posizione per assicurare che il soggetto rimanga ad esempio inquadrato correttamente, per esempio all'interno del centro dell'inquadratura. Ok, quindi veramente molto strumenti diciamo avanzati che vi permettono chiaramente di fare quel passo di qualità nel vostro editing. Inoltre è stata introdotta all'interno della pagina di Fusion, quindi vedete direttamente qua, se io faccio ad esempio uno shift e barra spaziatrice che ormai abbiamo imparato ad utilizzare, e scrivo Magic Mask, vedete, è stata introdotta la Magic Mask V2 all'interno della pagina di Fusion. Che cos'è la Magic Mask? Ovviamente uno strumento di rotoscoping, più uno strumento di mascheramento, ok? Potenziato dall'intelligenza artificiale. Con questa versione V2 ovviamente vi permette chiaramente di selezionare, facciamo ipoteticamente sempre l'ipotesi che ci sia una barca qui all'interno di questa nostra clip, noi possiamo andare a selezionare con un clic solo la nostra barca e
possiamo andare ovviamente a selezionarla direttamente, andare a creare una maschera di selezione sopra questa barca in maniera tale che poi possiamo andare a tracciare su movimento e andare quindi poi a fare tutte le nostre modifiche al progetto. Quindi andare a selezionare in maniera molto precisa, molto selettiva direttamente lì oggetti, le cose, gli oggetti all'interno delle nostre clip direttamente con dei click. Quindi veramente una precisione e una velocità nel mascheramento degli oggetti o dei soggetti all'interno dei video veramente ottimizzata grazie all'intelligenza artificiale. Quindi versione 20.1 che va anche per quanto riguarda la versione Pro a fare dei miglioramenti molto importanti sugli strumenti avanzati di intelligenza artificiale come lo Smart Reframe o la Magic Mask V2 all'interno della pagina di Fusion, che come sapete è la pagina degli effetti speciali. Quindi ragazzi, torniamo alla nostra pagina di edit, veramente tanta carne al fuoco, tante skill nuove all'interno di questo aggiornamento uscito proprio in piena estate, che vi permettono di migliorare sia per quanto riguarda la versione free sia per quanto riguarda la versione professionale, quindi pro, i vostri progetti in maniera sempre più rapida, intuitiva e veloce. Ragazzi, spero di avervi fatto cosa gradita con questo video nel quale vi ho illustrato tutte le novità della versione 20.1, o non in realtà tutte ma le principali. Ragazzi, venitemi a trovare sul mio profilo Instagram, come state facendo in tanti, vero_ro_academy. Noi ragazzi come sempre ci diamo appuntamento al prossimo fantastico video. Ciao e grazie a tutti.